Allora Giulio, perché mi sono messo il pullover rosso? Perché? Perché sei già entrato in atmosfera natalizia. Bravo. Del resto, oggi 21 novembre inizia il Black Friday di Esatto. Amazon, che inizia... No, ma sai perché me che lo dà sono inizio messo? alla stagione delle feste. Lo so che non gliene frega niente ai nostri follower, ma festeggio il fatto che domani faccio la carta d'identità elettronica a Roma. Una cosa Che è una cosa da che festeggiare. richiede anni. Richiede anni. Allora, Exposure 2510. Perché facciamo questo? Perché quando ho sentito questo amplificatore, le prime note, mi è venuta la pelle d'oca. Non vi diciamo altro, ve lo diciamo dopo. Subscribe, campanella, a tra poco. Ciao! Ciao! Che meraviglia! Allora, che meraviglia, e peraltro, diciamocelo francamente, non ha ancora terminato il rodaggio, perché sul manuale c'è scritto fatelo suonare per un 48 ore prima di giudicarlo, e qua ancora a 48 ore non ci siamo arrivati, ma insomma già ce lo stiamo godendo. Diciamo qualcosa del passato? Mi interroghi? Sì. Allora, la Exposure nasce da un'idea di John Farlow, sì, che non era proprio uno scappatello di casa, perché era uno che... Beh, aveva lavorato in studio di registrazione con le glorie degli anni 70 del pop britannico, tra i tanti Pink Floyd e David Bowie, quindi insomma diciamo che era un ragazzo che qualche cosa da dire ce l'aveva. Di buone speranze, di ottimi auspici. Esattamente, ed è il periodo, l'azienda apre nel 74, quindi immagino che quando siamo già arrivati nel 77, ma nei primi anni 80, è un po' il periodo dell'invasione di tutta una serie di marchi britannici e di prodotti britannici che hanno fatto la storia. Tra i tanti il Musical Fidelity A1 che abbiamo provato nella sua reincarnazione attuale. Anche l'accento abbiamo provato. Anche l'accento, ma c'erano altri marchi, ovviamente name su tutti, ma io ricordo come si chiamavano gli Onyx, che non ho posseduto, ma li ho visti e me ne innamorai perché erano piccoletti. Ce li aveva un mio compagno di università, bellissimi. E io ho posseduto la coppia alimentatore integrato, piccoli. Sì. Per un certo periodo poi l'ho venduti. Poi c'era Cambridge, c'era Arkham, insomma l'A60, tutto quel mondo lì. Un'azienda del West Sussex. Sì. E del resto un po' l'Inghilterra, quella parte dell'Inghilterra, era un po' la culla dell'hi-fi, perché pensiamo che lì c'era la SME, c'era la Bowers & Wilkins, c'era la KEF, cioè stiamo parlando di aziende... Sì, i famosi distretti produttivi, cioè ogni tanto per qualche motivo si vanno a generare questi distretti, questi prodotti che territorialmente producono dei prodotti di eccellenza. Esatto. L'Exposure in particolare, che ha cominciato con prodotti, se non ricordo male, i primi erano piccoli con un'estetica... a dir poco raccapricciante, erano i più brutti in assoluto, perché avevano il coperchio che sormontava il pannello anteriore, quindi si vedevano questi se riusciamo in sede di montaggio qualche foto vintage la recuperiamo per farveli vedere. Sì, insomma, dal punto di vista del design francamente non erano particolarmente aggraziati. Poi hanno cominciato a fare prodotti, e questo qui in qualche maniera ricalca quell'estetica, di un minimalismo e di una sobrietà assoluti. Esatto. A qualcuno sicuramente potranno sembrare trasandati o potranno sembrare eccessivamente dimessi, però per chi ama, ad esempio il sottoscritto, gli oggetti minimali, francamente questo qui è bellissimo. Questo lo state vedendo adesso anche, è disponibile nella versione grigio satinato. Esatto. E quindi può in qualche maniera... Questa è stata un po' una concessione. Bravo. Una concessione. E questa estetica è un po' quella dell'amplificatore di maggior successo dell'Exposure, che fu il Model 10, anche perché il naming dell'Exposure era un po' particolare, perché prima c'erano i numeri romani, poi sono passati ai numeri normali,
poi sono ripassati ai numeri romani e adesso finalmente ci siamo con i numeri normali, così almeno ci capiamo qualcosa. Allora, le linee sono... io stavo per dire, neanche mi cimento a dirlo, perché... Vai, prova, buona fortuna. Il 360 è un giradischi. Fanno anche un giradischi, non lo so che è. Poi il 2510 è singolo pezzo, è l'integrato. Poi c'è la serie 35 che è un integrato, un pre e finale stereo e un finale mono e un lettore di CD. Poi c'è la serie 50 che è quella ancora più grossa, che è pre e finali mono, quindi sono solamente 2 modelli, e poi infine c'è la serie compatta che si chiama XM, che sono i piccoli, che sono un fono, un integrato, un preamplificatore, un finale mono e un amplificatore per cuffia, che è l'oggetto che tu amerai più di tutti. Correrò immediatamente a comprarlo appena abbiamo finito di girare questo video. Allora, quello che caratterizza tutti questi prodotti è l'estetica, sono tutti uguali. Sono tutti esattamente tranne così. Quelli compatti che sono mezzo, ma sempre così sono. Sempre così sono. Sempre così sono, che è un'estetica che ai giorni d'oggi è particolare. Perché? Perché ora si tende a spiccare sullo scaffale, quindi a essere un prodotto che rispetto agli altri ha qualche particolarità estetica che sullo scaffale serve a attirare l'attenzione, che poi stiamo un po' è l'era della... Che poi è buffo se ci pensi, perché negli anni, fine anni 70, anni 80 del secolo scorso, questo design era in qualche maniera attraente, catturava l'attenzione, perché non c'era niente. Oggi il fatto che non c'è niente torna a essere di nuovo una cosa distintiva. Però mi viene da pensare, ad esempio, noi la settimana scorsa abbiamo girato il Rotel con i suoi controlli di tono. Quando hanno cominciato a comparire sul mercato negli anni 80 questi amplificatori inglesi che non avevano i controlli di tono e il balance, era un'eresia per molti, ancora per qualcuno lo è oggi, ma per il giovane purista, sottoscritto, che sarebbe diventato purista, era, mamma mia, l'amplificatore senza i controlli di tono, che bello, cioè era proprio già qualcosa di molto attraente. Detto questo, è evidente, a me batte il cuore per questo exposure, quando l'ho visto mi sono ricordato, poi episodio di tanti anni fa, ne avevo fatto comprare uno a quell'epoca a un mio carissimo amico e quasi lo invidiavo per quanto suonava bene, perché io avevo, mi ricordo, un pre-finale Yamaha infelice, quello aveva questo integratino exposure che suonava molto meglio, e insomma mi sono ricordato queste cose, e me lo sono ricordato però per la pasta sonica, il timbro, l'impatto sonoro che questo prodotto ha, che immancabilmente appena l'abbiamo attaccato al giradischi, perché ha un prefono, è uscito fuori quel suono lì. Forse il disco è finito, esatto, e quindi va bene, terminiamo questo volo poetico. Però torniamo con i piedi in terra e diciamo com'è fatto. Allora, non c'è molto da dire. Selezione degli ingressi, tra cui un fono MM che sta suonando, 5 ingressi mi pare, insomma, controllo del volume, occhiolino IR col telecomando, facciamolo vedere cambiando camera qui. Telecomando di plastica, niente di speciale, però... Unica concessione al vezzo. Unico che comanda un potenziometro Alps serie blu motorizzato, il solito, quello che sta dappertutto. La cosa carina che vedrete è che, ecco, l'unica cosa è che c'è questo LED che bippa facendo vedere che stai azionando il volume. La cosa interessante è che in gamma non c'è un DAC, c'è solamente una scheda che si può inserire nel serie 35 e serie 50. Non lo so com'è questo DAC, ma non mi sembra una scelta sbagliata, perché è la scelta di chi dice io i DAC non li so fare, io so fare gli amplificatori, faccio questo, ho sempre fatto questo. Li faccio bene. Non mi ricordo se nelle vecchie serie il LED rosso stava sopra l'interruttore di alimentazione. Mi piace da morire il fatto che adesso questo LED sia messo sopra la E. Sì. Sopra la E di exposure, quasi ad accompagnarla.
Avete capito, cari follower, che siamo particolarmente emozionati. Sì, particolarmente emozionati, assolutamente. E quando io l'ho visto in fiera qui al Roma ai Fidelity un paio di settimane fa, lo abbiamo visto nella stanza che suonava assieme alle Indiana Line, mi pare che si chiama ADM Distribuzione, non mi ricordo come. Daccelo, perché proprio ci piaceva tanto l'idea di poterlo tornare ad ascoltare. Siamo scappati con questo. No, ma io forse, sì, va bene. Ce lo siamo. E quindi no, è stata veramente una gioia e un piacere sentirlo. Adesso andiamo allo sventramento, non c'è assolutamente altro da dire, e poi all'ascolto, perché all'ascolto ce ne saranno di cose. Ciao! Ciao! Giulio? Eccoci. Guarda qui voglio che inquadri. Questa è la classica, uno dei classici metodi che venivano usati negli anni 80 e 90 dai costruttori inglesi per evitare il dissipatore. Quindi si usava, in questo caso dell'Exposure, si usa il contenitore e questa grossa lastra in alluminio che fa da dissipatore, che secondo me è un'idea estremamente intelligente, perché utilizza il contenitore, che può essere tranquillamente un dissipatore, e diminuisce il peso e anche il costo, quindi mi sembra molto giusto. Mi ricordo un amplificatore Onyx, bello, piccolo. Sì, in questo caso era un amplificatore di quelli half size che ho recappato qualche tempo fa, di un caro amico che saluto, e lui sa chi è, lui sa molto bene chi è. Ma tu potresti essere impallinato perché hai detto recappato. Sì, scusate, ho sostituito i condensatori di filtro che erano oramai obsoleti. Maledetto anglofilo. Anglofilo, sì, erano diminuiti fortemente di capacità. Accidenti. Ok? Accidenti. Vieni, allora, classica costruzione inglese. Quello che mi piace tantissimo e che mi ricorda tutta quella generazione di elettroniche inglesi, Name per prima, era proprio questo cablaggio ordinatissimo, vedete? Pochi cavi, estremamente ordinati, tutti legati, e quindi quando si aprono queste elettroniche, quindi Name, Onyx, Exposure, si ha la sensazione che la mano sia più o meno sempre la stessa, forse probabilmente perché si copiavano fra di loro. Posso dire una cosa? Sì. Una caratteristica di questi apparecchi che insomma videro la loro diffusione iniziale, diciamo anni 80, no, del secolo scorso, sì, erano questi per l'epoca veramente stupefacenti trasformatori toroidali. Sì, esatto. Perché uno era abituato al trasformatore intanto non toroidale, ma quello classico normale, e poi molto più piccoli, quindi tu aprivi questi oggetti e vedevi questa specie di tegamino grande, grosso, faceva un certo effetto, e obiettivamente, insomma, se lo guardiamo rapportato a tutta la grandezza del prodotto, ancora adesso fa un certo effetto. Che poi, se ci pensi, fa parte proprio anche del fattore di forma, perché non sarebbe stato possibile fare delle elettroniche half size con un trasformatore normale sottili, quindi l'unico modo era quello di usare i trasformatori toroidali. Quindi trasformatore toroidale fatto dalla Exposure in Inghilterra, c'è poi scritto Made for Exposure by Noratel UK. Noratel sono famosi, li abbiamo visti in tanti altri prodotti. Noratel, eccolo qui, trasformatore di grosse dimensioni, imbullonato al fondo, esatto, con tanto di resina e tutto quello che serve, cavi di uscita che vanno dentro alla PCB. Allora, in questo caso la Exposure è fatta tutta in Inghilterra, ma mi diceva il colto Giulio, che voi sicuramente, cari followers, conoscete, che adesso è di proprietà... parte della proprietà è asiatica, diciamo. Quindi poi lo diremo, la scheda madre, però non verificata questa informazione, la scheda madre dovrebbe essere realizzata in Asia e popolata con i componenti a montaggio superficiale, cioè gli SMD, quei piccolini, direttamente in loco, e poi terminata invece in Inghilterra per quanto riguarda i componenti a foro passante.
Esattamente, allora questi diranno, no, ma come mai? Ma perché c'è un motivo, perché le macchine che servono per posizionare e saldare gli SMD sono delle macchine industriali molto grandi e ha senso che si popola il circuito stampato solamente degli SMD in una fabbrica che ha queste macchine e poi dopo vengono montati a mano tutti quelli che sono i componenti a foro passante, che invece hanno per forza di cose bisogno di macchine diverse o addirittura di una personcina che si mette lì a farlo, cosa che per come vedo che sono stati messi probabilmente sono fatti a mano. Benissimo, allora configurazione dual mono, secondo me. configurazione, bravo Giulio, configurazione dual mono, completamente dual mono. Queste sono le due sezioni finali, sì. Questi sono i condensatori di filtro della Kendall. Kendall, sì. Vediamo la capacità, che non riesco a capire. Allora sono 22.000 microfarad, enormi. 63 volt, ok? Con invece del ponte raddrizzatore 4 grossi diodi 1N5404, quindi anche quelli relativamente veloci. Componentistica compresi i famosi Vimarossi che mi piacciono tanto, e questi sono i due pre-driver, eccoli qua, 1 e 2. La particolarità è che sono fatti completamente a semiconduttori, come potete vedere, SMD semiconduttori e non con degli operazionali. Questi sono i transistor finali 1, 2, 3 e 4. I buchi che fanno intravedere i transistor finali. E queste sono le saldature dei transistor finali. Okay? Una cosa che io avevo letto, ma secondo me guardandolo così direi che forse è una notizia vera, è che questo amplificatore è un finale con un buffer linea che fa la regolazione del volume, ma sostanzialmente è un finale. Sì, è vero che questo tipo di configurazione è oramai abbastanza comune in molti integrati, perché oramai i finali hanno una sensibilità molto alta, quindi sono quasi degli amplificatori integrati con l'ingresso, ma senza il controllo del volume e la commutazione di più ingressi. Quindi questo è praticamente un finale al quale è stato aggiunto il volume motorizzato con serie blu, un classicone che prende la sua alimentazione con quel filetto bianco, rosso e nero. Esattamente. Quello poi, che sta accanto, azzardo a dirti, secondo me il ricevitore. Questo, esatto. Bravo, sì, bravo. No, lo so perché ne ho costruito uno, quindi era identico. Ecco. Questo è il commutatore degli ingressi con il suo chip che commuta questi relè, ok? Che faccio vedere qua dietro, sì. Ok, questo è il fono. Il fono fatto con un operazionale. Glielo perdoniamo. Insomma. Ecco, glielo perdoniamo. Basta, non c'è molto altro da dire, Giulio. È la classica costruzione inglese, semplice, razionale, anche dal punto di vista del circuito. Il circuito è semplice. Questi condensatori sono dei condensatori bellissimi, che sono anche contenuti nella mia collezione personale di condensatori, quindi pensate quanto possa apprezzarli. Se lo giri, lo giro, sì. Eccolo qua. Vai. Qui abbiamo la particolarità del connettore degli altoparlanti che accetta solo banane. Esatto. Cosa che per taluni può essere un po' scomoda, perché magari uno ha i cavi terminati in maniera differente con le forcelle, però obiettivamente insomma è un tipo di connessione particolarmente sicura. Vaschetta IEC classica, poi andiamo qua e abbiamo tutta la fila dei connettori RCA, spicca primo il pre-out, interessante, poi abbiamo un circuito tape e poi degli ingressi linea, tuner CD, AUX 2, audio video, e poi c'è il fono che è marchiato anche fono AUX 1 con sotto il morsettino del ground della connessione di massa. Basta, semplicissimo. Benissimo, allora andiamo, cari amici followers. Aspetta, eccoti. Ecco, andiamo all'ascolto e sono certo che questo amplificatore mi piacerà. Ciao. Tra l'altro stiamo ascoltando
un disco molto bello che si chiama Belly of the Sun di Cassandra Wilson. Esatto. Un vinile, perché noi siamo anche... Sì, anche se adesso va molto di moda, cioè mi chiedono, quando in radio ti dicono con tanta emozione stiamo ascoltando un vinile, poi mi devono spiegare un ascoltatore che differenza sente tra il vinile e un file digitale dalla radio. Questo è il fenomeno di moda che mi lascia perplesso, ma non siamo qui per questo, per fare polemica su queste cose, ma bensì per parlare di questo amplificatore che ci ha fatto battere il cuore. E io ho un sospetto. Vai. Che lo schema sia lo stesso identico di quello dell'epoca degli anni 80-90, modernizzato con i componenti attuali, perché i componenti sono tutti molto attuali, abbiamo visto nello sventramento, sono buona parte SMD, qualcosa a montaggio superficiale, delle cose i condensatori più grandi, i dispositivi di potenza, quello che SMD non si può mettere. Ma ho la netta sensazione che sia la stessa cosa. Perché? Perché questo Exposure suona benissimo, mi sbilancio, mi ha fatto venire la pelle d'oca e mi ha dato emozione come forse poche cose mi hanno dato emozione così nella mia carriera e in questa finestra di audio 2G. E mi è sembrato di tornare indietro a tanti anni fa, quando sentivi quel suono corposo, avvolgente, pieno, che ti dava veramente soddisfazione nell'anima. Non lo so neanche descrivere bene, so solo che mi ha fatto venire la pelle d'oca. La camera è quella. Sì, in realtà io guardo di là perché vedo che il disco è arrivato alla fine. Io che dici, mi alzo e ma tu sì, parli? va bene, va bene. Allora, facevo accenno a questa cosa all'inizio, insomma, in apertura di video, e sono bastati pochi istanti per ritrovare quel sapore, quel tipo di suono che tanto mi aveva affascinato all'epoca, quando appunto avevo fatto comprare questo Exposure al mio amico. Poi probabilmente qui tocca fare una piccola precisazione, cioè queste cose che suscitano emozioni e ricordi del passato probabilmente sono appannaggio, lo possiamo dire, di due vecchi rincoglioniti come siamo noi. Certo. Adesso lo prendo come un complimento. Sì, ho un dato di fatto, insomma. Voglio dire, uno si emoziona perché si ricorda una cosa bella di tanti anni fa. Mi emoziona a vedere i carburatori della mia Triumph, mi emoziona a vedere i cerchi a raggi delle motociclette, mi emoziona a vedere queste cose qui. Io non sono un cultore del vintage, non sono neanche di quelli che dicono come li facevano una volta non li fanno più in generale. Poi ci sono dei piccoli dettagli, dei piccoli aspetti che escono fuori che in un certo momento ti provocano una scintilla, quel piccolo briciolo d'emozione, e così è stato. Alla fine poi la prova d'ascolto di questo Exposure si riduce a questo, nel senso che stiamo parlando di un amplificatore che fa soltanto un amplificatore, ha 4-5 ingressi, ha un eccellente prefono, il giradischi si sente benissimo, il telecomando sì, ha tanti bottoni, presumo che io non lo utilizzerò mai perché di bottoni forse ce ne ha troppi, ma insomma va bene lo stesso, ma quello che vince su tutto relativamente a questo prodotto è il suono, punto. Poi ci sarebbe anche da dire che stiamo parlando dell'oggetto specifico di ciò che un amplificatore deve fare. Un amplificatore deve suonare, deve amplificare. Oggi ci siamo abituati a concentrarci su 1000 aspetti secondari, marginali, ma poi al centro c'è il suono. Questa vecchia lezione della scuola britannica anni 70 e 80, che nel corso del tempo ce la siamo un po' persa, questo Exposure te la risbatte davanti e ti fa capire che quel principio era un principio sano. Il suono al centro di tutto.
l'estetica, l'ergonomia, l'interfaccia, tutti questi discorsi che ci siamo abituati a fare nel corso degli anni, sì, per carità interessantissimi, ma c'è il suono. Com'è il suono di questo exposure? Il suono di questo exposure è un suono materico, secondo me. Intanto utilizzerei questo aggettivo, materico. Quando lo ascolti ti rendi conto che è come se stessi maneggiando qualche cosa che ha uno spessore, ha un corpo, ha una densità. Materico e densità sono due aggettivi che secondo me vanno molto bene. A qualcuno, credo forse a parecchi, potrebbe sembrare un suono tendenzialmente scuro. Non è un suono aperto. Non è il suono del contrasto al massimo. Io faccio un'analogia con MediaWorld, quando vai a comprare un televisore e ti alzano il contrasto del televisore che vogliono che tu compri. Sì. È la stessa cosa, questi suoni troppo aperti che sembrano di primo acchito quelli più belli, ma sì, poi dopo 5 minuti che li ascolti ti hanno già affaticato, sono quelli che spesso, che alcune volte si sentono adesso. No, questo è tutto il contrario. Questo è tutto il contrario. Questo, per fare un'analogia, diciamo, con le immagini, sapete quando regolate il range dinamico di un'immagine con Photoshop? Forse non lo sanno. Sappiatelo che è interessante. Avete i neri e avete i bianchi agli estremi opposti. Qui ci stanno tutti i neri e qui ci stanno tutti i bianchi, ma poi c'è una regolazione del centro. Cosa vuoi che sia privilegiata nella tua immagine? Le luci alte o le luci basse? O il centro? Ecco qui, e te ne accorgi quando lo fai andare, il range dinamico c'è tutto, nel senso che non manca né la gamma bassa, non manca assolutamente la gamma alta, ma quando sta andando viene privilegiata, secondo me, una gamma media che tende leggermente all'oscuro, che dà luce, che infonde corpo, che infonde quel senso di matericità a cui facevo riferimento prima. Ma in fondo ti voglio fare una domanda. La voce è squillante? No. Naturalmente? No, quindi forse questo è più naturale. Ma voglio dire ancora un'altra cosa, che era un po' poi la tendenza di certi amplificatori, di quasi tutti gli amplificatori inglesi, Name, Lin anche, no? Perché non dimentichiamoci di Lin, il senso del ritmo. Qui hai un tale senso del ritmo e di coinvolgimento dentro a quello che senti che non ti viene da dire il basso, l'alto, il medio e questo e quello e quella il piripicchio. È musica, è coinvolgimento, è pelle d'oca, è questo, e questo è assolutamente sconvolgente. Tanto da farti anche dimenticare che questo è un oggettino con un pannelletto frontale nero e due manopoline ed in fin dei conti per me è bellissimo, ma se lo guarda un ragazzo dice ma che cos'è quel catenaccio? Sì. Dove sta il display? Dove sta il display? E guardate, guarda caso, e vi assicuro non è che l'avevamo preparato prima, ma cosa c'è sopra all'exposure? Che cosa stavamo ascoltando? Stavamo ascoltando, e la scelta è andata lì, un vinile di Cassandra Wilson dove la voce femminile la fa da protagonista. Cioè, tra i tanti che stavano qui sullo scaffale sono andato a pescare questo, perché probabilmente il retropensiero è stata fammi godere della voce che sei in grado di riprodurre, caro exposure. Io immagino, no? Mi faccio sempre delle immagini quando poi le cose mi piacciono tanto. Pavimento di legno a doghe grandi, un goccettino di whisky di quelli buoni, poca luce, classica ambientazione inglese, un bel disco suonato da questo exposure in un momento di relax nel quale ti senti letteralmente avvolto da quello che senti e perdi completamente la concentrazione su quello che sta suonando. Quando tu adesso hai evocato questa immagine un po' da quadretto Old England, ho pensato a un taglio che io aggiungerei, Sì. una coppia di Tannoy. Esatto.
Io per tanti anni ho avuto, vabbè erano gigantesche, qua dentro non c'entrerebbero nemmeno, delle York Minster, che erano 2 monumenti, però immaginiamo tipo le Turnberry, quelle che da noi da terra un po' più piccoline, che sono comunque tanto efficienti e quindi quanti sono i watt di questo? 75. E a voglia, cioè volano. Ecco, quel suono lì con questo amplificatore qui, secondo me verrebbe una sciccheria. Peccato che a noi difficilmente ci capiterà di provarle, temo. Sì. Cosa che mi dispiace perché... Siamo antipatici a qualcuno. Può darsi. Vabbè, ce ne faremo una ragione, assolutamente. Vabbè, ecco, questo è. Ho una considerazione di carattere economico. L'oggetto 2.500 euro. 2.400 e qualche cosa, insomma stiamo sotto i 2.500 euro. È troppo, maledetti. Non mi fate essere volgare. Allora, sono un discreto numero di soldini, però, ripeto, lo dovreste ascoltare, perché non è misurabile diciamo, cosa ti viene dato indietro rispetto ai 2.500 euro, non è misurabile né con specifiche tecniche, né con una descrizione dove ti dice il DAC, il display, OLED, non OLED, no. Cioè, questo è suono e basta, ti compri 2.500 euro di eccellente suono. Di emozioni. Di emozioni, e ti compri un prodotto che per come è costruito e per la storia di questi exposure probabilmente, anzi certamente ti sopravvive, a meno che non lo prendi ammazzate, perché sono talmente semplici, talmente anche ben fatti che... No, questo non si romperà mai, non si romperà mai. Lo mettete in cortocircuito. Ti ci devi impegnare, insomma. Negativo, anche perché questo non ha protezione, quindi, esatto. quindi zompa subito. Esattamente. E poi dovete cambiare i finali, ma poi continuerà a suonare bene per tanto tempo, perché io da piccolino ho fatto anche, non con questo, ma con un name, questo tipo di errore. Si fanno. Sta insidiando il nostro Copland? Chi lo sa. A me sta venendo voglia di utilizzarlo come riferimento, anche perché siccome costa di meno del Copland ed è un amplificatore e basta, sì, potrebbe avere un senso, vedremo. Diciamo che rispetto al Copland mancano gli ingressi bilanciati. Però è anche vero che gli ingressi bilanciati del Copland non sono bilanciati perché il Copland è intrinsecamente bilanciato, quindi ci fa comodo averceli, ma non è un amplificatore intrinsecamente bilanciato, quindi vabbè, sono riflessioni interne. Grazie, seguiteci, campanellateci e fate i bravi. Ciao!